Daniele Longo di calciomercato.com. Daniele, ciao. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Ciao Dani, stavamo un po' chiacchierando di De Ketelare, cioè un argomento oggi sulle pagine dei giornali, la sua possibile uscita. C'è qualcosa di più rispetto a una semplice chiacchiera? Da quello che so, no, nel senso che il Milan l'ha messo sul mercato, cioè è ufficialmente sul mercato, non è una questione di essere cedibili perché più o meno lo possono essere tutti di fronte a un'offerta importante o meritevole di essere ascoltata. Lui è qualcosa di più di essere cedibile. Per tutte le ragioni che state discutendo poc'anzi li stavo ascoltando, io credo che abbia staccato completamente la sfida con il mondo rossonero, probabilmente non ha le caratteristiche anche a livello di comportamenti, cioè nel senso di grinta, è troppo ben, lo definiscono troppo gentleman. E poi credo che ci sia anche un equivoco dovuto al fatto che quelle caratteristiche del gioco di Pioli probabilmente non verranno mai esaltate, anche se il ragazzo dovesse connettersi col mondo Milan. Offerte in realtà non risultano, perlomeno non sono ancora arrivate, arriveranno. Ci sono degli interessamenti, sicuramente sì, e chiaramente dalla cessione di De Ketelare può cambiare totalmente il mercato del Milan, perché con la cessione di De Ketelare avresti la possibilità magari di fare un colpo ancora più importante in attacco, provare a spingerti a fare magari qualche colpo in più di completamento della rosa, come per esempio quello di esterno destro basso, che non è una priorità, ma c'è quest'idea, e quindi vedremo nei prossimi giorni in attesa di capire poi che questi interessamenti si concretizzino in qualcosa di più formale, con un'offerta appunto. Dani, invece non ti dico che assomiglia un pochino all'estate scorsa la vicenda Reinders, però insomma è una società che a una certa cifra non vuole scendere, un po' come era stato l'anno scorso per il Bruges, il ragazzo che spinge per venire qua, un po' come era stato per De Ketelare, il Milan che a fatica, un passettino dopo l'altro, un rilancino dopo l'altro, prova ad avvicinarsi, ci si avvicina e facciamo come l'anno scorso che poi si riesce oppure no? Ma questo è un bel quesito, una bella domanda, nel senso che sì, assomiglia molto in realtà all'operazione come di De Ketelare, che è durata tanto. La differenza è che il Milan lì si focalizza solo su di lui ed è andato un po' all-in, nel senso o lo prendiamo o non prendiamo nessuno, doveva ricambiare completamente la strategia. Io credo che il Milan abbia messo come priorità, quindi continuerà a lavorare su questa pista. Non dobbiamo capire nelle prossime ore o nei prossimi giorni se poi alla fine deciderà di accontentare la Z, perché a me sembra di capire che la Z o viene accontentato o il ragazzo non lo può dare. Cioè, la gente credo che voglia arrivare a 25 o con il bonus facilmente raggiungibile, per esempio una 10ª presenza o la 15ª presenza, un bonus molto alto. Io credo che comunque il Milan stia anche valutando delle alternative, non credo che sia come l'anno scorso che non c'era una vera e propria alternativa a De Ketelare, anche perché il tempo era anche più stretto, perché quello che il Milan inizia a fare nel mercato praticamente nella seconda metà di luglio, aveva avuto poco tempo insomma per programmare. Non so dire se questa trattativa si chiuderà positivamente o no in questo momento, perché c'è una fase di stallo, cioè nel senso che alcune fonti del Milan mi dicevano ieri che erano troppo lontane e che secondo loro a queste condizioni non la chiudevano. Chiaro che poi la speranza del Milan è che poi la Z ascolti un po' quella che è la forte pressing del giocatore. Ora è un caso che ieri non abbia partecipato all'amichevole, forte volontà del giocatore di salire su un treno, perché ricordiamo che non è sicuramente vecchio, ma avrebbe dovuto avere 20 anni, comunque a 25 anni, comunque una chiamata che come fai, poi ti può cambiare totalmente la carriera ma anche la vita, magari non ci fai adesso questo treno, le offerte le ha, però nessuna si è avvicinata ai 5 milioni chiesti dalla Z, nemmeno la del West Ham, nemmeno alcuni club spagnoli. Probabilmente sono tutti un po' d'accordo nel pensare che c'è un giocatore di ottime prospettive, forse il momento giusto per il salto, ma che non valga adesso 25 milioni di euro. Il Milan dice ha preso Pulisic, 25 Reinders forse è troppo, vediamo nelle prossime ore, ma adesso c'è una fase un po' di studio, un po' la partita a scacchi, anche se la Z mi sembra
poco malleabile, come stiamo vedendo anche su Kerkez con la Lazio. Un accordo con il giocatore, parlano pochissimi milioni, però sono 2 o 3 giorni che la trattativa praticamente in fase avanzatissima, ma non si chiude perché probabilmente anche quel milione in più la Z non transige. Ma Dani, tu credi che alla fine il Milan possa fare uno sforzo se la Z non dovesse scendere minimamente oppure proprio no? Ma è vero che nella trattativa, nelle strategie è giusto iniziare, lo facciamo noi tra virgolette nel nostro piccolo fantacalcio, che sappiamo che un giocatore alla fine andrà via a 100 e iniziamo comunque a contare da 1. Però è vero pure che secondo me, siccome c'è la necessità, e Pioli l'ha detto più volte nelle ultime, anche ieri tra le righe dell'evento di Berbura, ha ribadito, siamo una squadra in questo momento incompleta, chiaramente non puoi pretendere, soprattutto quando rivoluzioni tanto la nostra come sta rivoluzionando il Milan, di avere tutti gli effettivi nella prima parte della preparazione, ma lì quello del centrocampista diventa una priorità, perché adesso ti stai allenando con quello che non sarà il centrocampo titolare, quindi c'è anche la necessità di chiuderlo presto il colpo Reinders, ma se non l'ha fatto il Milan, sapendo che a 25 lo prende, probabilmente non vuole arrivare a quella cifra, magari ha messo un tetto, e sicuramente ha messo un tetto, perché poi il Milan ragiona anche un po' così, da un tetto massimo all'operazione lavora per prenderla di meno, come tutte quante le società fanno, ma io non credo che il tetto del Milan sia a 25, altrimenti l'avrebbe già preso, perché poi il giocatore serve, come ripeto, per le ragioni che ha detto Pioli, e anche perché anche il ragazzo prima lo fai arrivare è meglio, perché te l'anno scorso è arrivato tardi, tu lo fai arrivare a luglio, ha modo di farsi tutta bene la preparazione con i compagni di squadra, conoscere un mondo diverso, conoscere una realtà diversa. Ripeto, non è un ragazzo di 20 anni, è un ragazzo comunque di 25 anni, che comunque sicuramente avrà bisogno di uscire dalla comfort zone e necessiterà di un periodo di ambientamento. Io, se fossi nel Milan, ma è un mio pensiero, andrei a chiudere qualche altro obiettivo, perché effettivamente arrivare a 18, 19 in bonus, non in bonus, nel rispetto di tutte le altre fonti, comunque le cifre più o meno siamo lì. È sempre un'offerta di un certo tipo importante, come ha fatto con Musa ha deciso di non rilanciare, si va su un altro obiettivo. Nel senso che se la Z non dovesse accettare questa settimana, io non andrei nemmeno la prossima andrei su un altro obiettivo, ma è un mio pensiero. Dani, tornando a De Ketelaere, la sua cessione potrebbe portare al nome di Balogun per l'attacco? Ma sicuramente il ragazzo, il profilo, il giocatore che al Milan piace di più, per tutta una serie di motivi, perché comunque investire 30-35 milioni, 40 per Balogun vuol dire un investimento alla Redbird, soprattutto alla Elliott, col pensiero che nel giro di 2-3 anni il giocatore possa valere, non dico 3 volte tanto, ma 2 volte tanto sì. La cessione che aiuterebbe sicuramente, perché poi si è sempre parlato di un'idea di budget, comunque delle linee programmatiche anche dal punto di vista economico, che poi possono essere migliorate con le cessioni di determinati giocatori. Quindi assolutamente sì, se dovesse andare via De Ketelaere, io credo che il Milan uno sforzo in più quantomeno per l'attaccante a livello di cifre, perché il Milan difficilmente proprio per politica chiederà mai un giocatore da 45-50, per esempio. Il Milan piace moltissimo Barcolà, probabilmente per il ruolo di esterno offensivo, per la qualità, le prospettive, l'identikit perfetto. A loro piace molto di più rispetto a tutti quelli che hanno sondato, che comunque che hanno trattato negli ultimi giorni, però è un investimento da 45-50 e in questo momento il Milan non può fare, non vuole, non so se lo può fare. Sicuramente per loro viene definito fuori mercato, perché poi la concorrenza è del Paris Saint-Germain. Mendes mi sembra che in quest'estate stia facendo il direttore sportivo al Paris, diventa difficile, però per esempio per Balo uno sforzo da 35-40 milioni con la cessione di Ketelaere io non lo escluderei, anzi per me sarebbe molto probabile. Dani, grazie come al solito per essere stato qui con noi. Buon pomeriggio. Ciao, Ciao, grazie. Salutiamo Daniele Longo di calciomercato.com.